900 d.C. Una stanza buia nel cuore dell'impero cinese. Un alchimista sta cercando la pozione perfetta, l'elisir dell'immortalità. Ha passato la vita a mescolare minerali, erbe e veleni. Questa volta decide di unire 3 polveri apparentemente innocue. Una gialla, una nera, una bianca. Le scalda su una fiamma aperta. Spera di ottenere una medicina che sconfigga il tempo. E invece, in una frazione di secondo, la miscela gli esplode in faccia, bruciandogli la casa e distruggendo il laboratorio. Non ha trovato la vita eterna. Ha appena inventato lo strumento di morte più efficiente della storia umana. La polvere da sparo. Ma com'è possibile che 3 elementi naturali, presi singolarmente innocui e inermi, possano improvvisamente scatenare un inferno di fuoco e pressione? La risposta non si trova nei libri di storia. Si trova scendendo nell'abisso dell'infinitamente piccolo. Lì dove gli atomi danzano e si tradiscono a vicenda. E quello che stai per vedere cambierà per sempre il modo in cui guardi un semplice fuoco d'artificio. Immagina di avere davanti a te questi 3 ingredienti. Il primo è il carbone, semplice legno bruciato, lo stesso che usi per accendere un fuoco. È fatto di carbonio, un elemento paziente che aspetta solo di potersi legare ad altro. Il secondo è lo zolfo, una polvere gialla dal forte odore pungente che si trova vicino ai vulcani. Lo zolfo è irrequieto, si accende facilmente anche a temperature relativamente basse. Se unisci solo carbone e zolfo, ottieni una miscela che brucia, sì, ma lentamente. Niente di spettacolare, niente che possa abbattere le mura di una fortezza o sparare un proiettile a velocità supersoniche. Manca il pezzo fondamentale del puzzle, il vero motore dell'esplosione. L'ingrediente magico che l'alchimista ha aggiunto quasi per caso, credendo fosse un sale curativo. Un minerale bianco, cristallino, che si forma naturalmente raschiando i muri umidi delle caverne o dai depositi di letame. Il salnitro, o per usare il suo vero nome chimico, il nitrato di potassio. Ed è qui che la situazione sfugge al controllo. Per capire perché il salnitro è così devastante, dobbiamo isolarlo e guardarlo da vicino. Non è un semplice sasso, è una prigione chimica. Al suo interno tiene rinchiusa una quantità spaventosa di ossigeno. Normalmente un fuoco ha bisogno dell'ossigeno presente nell'aria per bruciare. Più aria riceve, più brucia velocemente. Ma l'aria è un gas, è sparsa, è lenta da catturare. Il salnitro, invece, contiene atomi di ossigeno intrappolati nella sua struttura chimica solida. È come avere un intero uragano intrappolato in un granello di sabbia. Quando mescoli il salnitro con il carbone e lo zolfo, stai letteralmente avvicinando la prigione piena di ossigeno al combustibile affamato. Stai creando una bomba in attesa di un innesco, ma c'è un problema enorme. Per liberare quell'ossigeno serve energia. I legami chimici del salnitro sono forti, non si rompono da soli. Serve una chiave per aprire la cella e lo scoprirai tra poco, perché quella chiave è il motivo per cui la polvere da sparo ha dominato i campi di battaglia per 1000 anni. La chiave è il calore, ma non un calore immenso. Ed è qui che entra in gioco lo zolfo. Ricordi che abbiamo detto che lo zolfo si accende facilmente? È lui il vero innesco. Basta una minuscola scintilla, persino l'attrito di una pietra focaia, per far incendiare lo zolfo. Intorno ai 115 gradi lo zolfo fonde e verso i 250 gradi si incendia spontaneamente. Questa piccola fiammata locale genera un picco di calore improvviso. Questo calore colpisce i cristalli di salnitro vicini e la prigione si rompe. Il nitrato di potassio si decompone violentemente, rilasciando fiumi di ossigeno puro
direttamente sul carbone e sullo zolfo. Ora il fuoco non deve più cercare l'aria intorno a sé. Ha l'ossigeno iniettato direttamente nelle sue vene chimiche. La combustione accelera in modo esponenziale. Quello che normalmente richiederebbe minuti per bruciare, ora si consuma in frazioni di millisecondo. Ma questo era solo il primo livello. Quello che succede dopo, nel cuore di questa tempesta invisibile, è ancora più difficile da credere. Fermati, torna indietro. Stiamo parlando di un singolo granello di polvere nera. Zoomiamo al suo interno. A livello microscopico non vediamo più polvere, ma un paesaggio caotico di rocce frastagliate. Le molecole di nitrato di potassio, carbonio e zolfo sono incastrate l'una nell'altra. Quando arriva la prima scintilla, l'inferno si scatena. Le particelle di zolfo diventano liquide, colando come lava tra le crepe del carbone. Il salnitro si spezza, sparando atomi di ossigeno come proiettili. Questi atomi si schiantano contro il carbonio, creando anidride carbonica e monossido di carbonio. Ogni singola collisione rilascia calore. Questo calore innesca le molecole adiacenti. È una valanga termica, una reazione a catena spietata. In un millesimo di secondo, la temperatura locale schizza da 20 gradi a oltre 2000 gradi Celsius. I materiali solidi smettono di esistere. Vengono annientati e rinascono sotto una nuova forma. Ma c'è un dettaglio che abbiamo saltato. Un dettaglio che cambia tutto. L'esplosione non è fatta di fuoco. Il paradosso è questo. La vera arma della polvere da sparo non è la fiamma, è il gas. Quando il carbonio, lo zolfo e l'ossigeno reagiscono, si trasformano istantaneamente da solidi a gas. Anidride carbonica, azoto, anidride solforosa. E la fisica ci insegna una regola implacabile. Un gas occupa migliaia di volte più spazio di un solido. Immagina un piccolo secchio pieno di sabbia. Ora immagina che in un battito di ciglia quella sabbia voglia espandersi fino a riempire una stanza di medie dimensioni. Questa è l'espansione volumetrica della polvere da sparo. Una molecola solida diventa improvvisamente un volume di gas rovente che spinge disperatamente contro tutto ciò che lo circonda. Se questa reazione avviene all'aperto, vedi solo un lampo brillante e una nuvola di fumo bianco. Il gas sfugge nell'atmosfera con un sibilo sordo. Ma se chiudi questa reazione in uno spazio confinato, se le togli la via di fuga, le regole del gioco cambiano brutalmente. Prendi un tubo di metallo spesso, chiudilo da un lato, metti sul fondo una manciata di polvere nera, poi spingi dentro una palla di piombo pesante. Hai appena creato l'incubatrice perfetta per il caos. Quando inneschi la polvere, la reazione chimica avviene in pochi millisecondi. Il solido diventa gas. Il gas a 2000 gradi cerca di espandersi, ma incontra le pareti del tubo d'acciaio. Non cedono. Incontra il fondo chiuso. Non cede. L'unica via di fuga è in avanti, dove si trova la palla di piombo. La pressione all'interno del tubo sale a livelli mostruosi, raggiungendo centinaia di atmosfere in un istante. È come se il peso di 1000 automobili premesse improvvisamente contro quella singola sfera di metallo. Il gas non ha pietà. Spinge. E la palla di piombo viene lanciata fuori dal tubo a una velocità spaventosa. Centinaia di metri al secondo. Hai appena trasformato la chimica in energia cinetica pura. Hai costruito un cannone. Ma aspetta. Sai cosa significa questo per te, adesso, mentre guardi? Significa che l'umanità aveva appena craccato il codice della forza bruta. Prima della polvere da sparo, l'energia di un'arma dipendeva dai muscoli umani o dalla tensione del legno. Un arco, una balestra, una catapulta. C'era un limite biologico a quanto forte potessi colpire. La polvere nera ha spezzato questo limite. Ora, l'energia non dipendeva più
dalla forza del soldato, ma dalla chimica della miscela. Un bambino con un moschetto poteva abbattere il cavaliere più corazzato e addestrato del mondo. Le spesse mura dei castelli medievali, costruite per resistere a decenni di assedi, venivano sbriciolate in poche ore dalle palle di cannone. La geometria della guerra è stata riscritta. I castelli alti e sottili sono diventati inutili trappole mortali. Sono nati i forti a stella, bassi e spessi, progettati per assorbire le onde d'urto. La chimica aveva ridisegnato l'architettura del mondo intero. Ma il problema è che questa non è la fine della storia. La polvere nera aveva un difetto intrinseco, un difetto sporco. Solo circa il 40% della miscela si trasformava in gas utile all'esplosione. Il restante 60% rimaneva sotto forma di particelle solide microscopiche, cenere, sali di potassio. Quando un esercito sparava una salva di moschetti, queste particelle venivano proiettate nell'aria, creando una nebbia fitta, bianca e soffocante. Dopo pochi minuti di battaglia, i campi si riempivano di un fumo così denso che i soldati non riuscivano più a vedere il nemico a 10 metri di distanza. Il caos regnava sovrano. I generali dovevano aspettare che il vento spazzasse via il fumo per capire chi stesse vincendo. Inoltre, questo residuo solido incrostava l'interno delle canne dei fucili. Dopo pochi colpi, ricaricare diventava impossibile perché la canna era intasata di scorie nere e corrosive. L'umanità aveva in mano il potere di un dio, ma era avvolto da una cecità letale. Serviva un salto evolutivo. E il salto arrivò alla fine dell'Ottocento. I chimici capirono che mescolare polveri solide era roba da medioevo. Dovevano unire combustibile e ossigeno non in una miscela di polveri diverse, ma all'interno della stessa identica molecola. Inventarono la nitrocellulosa. Presero il cotone, una fibra innocua, e lo bagnarono in acido nitrico e acido solforico. In questo modo attaccarono gruppi chimici ricchi di ossigeno direttamente alla struttura del carbonio. Ogni singola molecola divenne una bomba perfetta e autosufficiente. Quando la nitrocellulosa brucia, non lascia quasi nessun residuo solido. Tutto si trasformava in gas. 100% di efficienza. Era nata la polvere in fume. Il fumo denso e bianco scomparve dai campi di battaglia. Le armi potevano sparare decine di colpi al secondo, senza incepparsi, portando all'invenzione della mitragliatrice. L'efficienza della morte era stata ottimizzata. Ma c'è qualcosa che non torna. Qualcosa che nessuno riesce ancora a spiegare. Come fa una reazione così violenta a non distruggere l'arma stessa? La risposta sta nel controllo del tempo. Se la polvere da sparo bruciasse istantaneamente, in 0 secondi, si comporterebbe come un esplosivo ad alto potenziale, come la dinamite o il tritolo. L'onda d'urto frantumerebbe la canna del fucile come se fosse di vetro, uccidendo chi spara. Ma la polvere da sparo è classificata come un esplosivo deflagrante, non detonante. Brucia rapidamente, ma non istantaneamente. La velocità di combustione viaggia a pochi metri al secondo, non a chilometri al secondo, come in una detonazione nucleare o chimica moderna. Questo leggero ritardo, questa frazione di millisecondo in più, permette al gas di spingere il proiettile lungo la canna in modo progressivo, accelerandolo gradualmente invece di colpirlo con un singolo impatto distruttivo. I produttori di polvere iniziarono a modellare i granelli in forme geometriche specifiche, cilindri, sfere, fiocchi. Alterando la forma del granello, potevano controllare esattamente la velocità con cui bruciava. La matematica aveva domato il fuoco. 500 anni fa, una nave spagnola carica di polvere da sparo
poteva trasportare abbastanza energia potenziale da radere al suolo una piccola città. Ma la vera ironia è che l'ingrediente chiave, il salnitro, era difficilissimo da trovare. Le nazioni andavano in guerra per controllare le miniere di guano in Sud America. Enormi depositi di escrementi di uccelli ricchi di nitrati. Si combatteva usando la polvere da sparo per conquistare gli ingredienti per fare altra polvere da sparo. Un ciclo vizioso e letale. Fino a quando, all'inizio del XX secolo, due chimici tedeschi, Haber e Bosch, trovarono il modo di estrarre l'azoto direttamente dall'aria che respiriamo. Riuscirono a sintetizzare l'ammoniaca e i nitrati dal nulla. L'aria stessa divenne la materia prima per gli esplosivi. La produzione divenne infinita. E questo ci porta a una verità scomoda, una verità che collega la distruzione alla vita stessa. Il processo Haber-Bosch, nato per creare esplosivi illimitati durante la Prima Guerra Mondiale, è lo stesso identico processo che oggi usiamo per creare i fertilizzanti agricoli. I nitrati che esplodono in un proiettile di artiglieria sono chimicamente fratelli dei nitrati che nutrono i campi di grano in tutto il mondo. Senza quella scoperta, spinta dalla fame di polvere da sparo, oggi non potremmo sfamare 8 miliardi di persone. La metà degli atomi di azoto presenti nel tuo corpo in questo momento, nei tuoi muscoli, nel tuo DNA, è passata attraverso una fabbrica chimica inventata per perfezionare gli esplosivi. L'elisir dell'immortalità, che l'alchimista cinese cercava 1000 anni fa, alla fine ha davvero dato la vita a miliardi di esseri umani, ma solo dopo aver perfezionato l'arte di ucciderli. Questa è la dualità feroce della chimica. Ogni creazione porta con sé l'ombra della distruzione. Immagina di poter rimpicciolire fino alle dimensioni di un atomo di azoto. Viaggi nel vento, respirato e ignorato da tutti. Poi vieni catturato, compresso, legato a forza con l'ossigeno. Diventi instabile, diventi energia potenziale. Aspetti al buio per anni dentro un bossolo di ottone e poi il percussore colpisce, la scintilla scocca, i tuoi legami si spezzano, torni a essere un gas libero, ruggendo e spingendo il mondo lontano da te, con una forza che piega l'acciaio e spezza le ossa. Sei la forza motrice della storia umana. Hai abbattuto imperi, hai scavato canali che uniscono gli oceani, hai fatto a pezzi le montagne per estrarre minerali. La polvere nera non è solo un'arma, è il primo muscolo artificiale dell'umanità. È stato il nostro primo passo fuori dai limiti della biologia. E ora guarda il mondo moderno. I razzi spaziali che portano i satelliti in orbita usano propellenti solidi che sono, nella loro essenza, i discendenti diretti di quella polvere nera mescolata in una ciotola di terracotta in Cina. La logica è la stessa. Ossigeno e combustibile intrappolati insieme, che aspettano solo una scintilla per espandersi. Abbiamo cambiato gli ingredienti. Abbiamo sostituito il carbone con l'alluminio e il salnitro con il perclorato di ammonio. Ma il cuore pulsante dell'inganno chimico rimane identico. Abbiamo imbrigliato l'esplosione per sfuggire alla gravità terrestre. Abbiamo usato la forza distruttiva per toccare le stelle, ma non dimenticare mai come è iniziato. Da un errore, da una scintilla nel buio, da 3 polveri inerti che, unite, hanno trovato il modo di ribellarsi al silenzio della materia. In questo momento, in qualche parte del mondo, un blocco di roccia viene fatto saltare in aria in una miniera. Un proiettile viene sparato. Un fuoco d'artificio illumina il cielo notturno di una città in festa. Milioni di reazioni chimiche identiche a quella scoperta, per caso 1000 anni fa. Il ciclo continua, incessante. Il carbonio, lo zolfo e il nitrato danzano la loro coreografia letale e luminosa.
E noi siamo qui, spettatori e registi di questa magia nera della termodinamica. Abbiamo preso il caos e lo abbiamo messo in gabbia. Ma il caos, a livello microscopico, non è mai veramente domato. È solo in attesa della giusta temperatura, in attesa di liberare la sua vera natura. E questo ci porta alla fine del nostro viaggio, o forse al suo vero inizio. Ogni atomo del tuo corpo è stato forgiato in una stella morta da miliardi di anni. Sei qui, in questo momento, in questo universo, su un'unica possibilità tra 10 elevato alla 10 elevato a 123, 10, 10, 123. Non stai guardando il cosmo, sei il cosmo che guarda se stesso. L'universo non ha bisogno di te, eppure eccoti qui. Io sono Renderium. E questa era l'invenzione che ha bruciato il mondo.